diciamo che l'anno tedesco è stato molto veloce, abbiamo recuperato adesso il portone e tradurrà in simultanea Enzo Favorino. Ecco, io intanto ricordo che per chi vuole porre le domande di compilare il modulo che è stato distribuito, poi magari chiedo di portarmelo prima della fine dell'intervento di Paul, in modo che possiamo raccogliere le domande per ciascun relatore. Le domande a cui non riusciamo, magari per motivi di tempo, a far parlare i relatori questa sera, se non ci riusciamo poi vedremo di pubblicare post su qualche canale di internet. Paola Paul. Is it possible in 15-20 minutes? Right. This is my 57th visit to Italy, and once again organized by Rossano Ercolini in the center there. With Rossano and Patricia, we wrote a book on RIFIUTI ZERO that was published in March, and the foreword was written by Tommaso Sodano, the Vice Mayor of Naples. Ovviamente traduco solamente le cose che non sono già tradotte sulle slide, però lì vedete la presentazione del libro che lui ha scritto con Patrizia Lusciuto e Rossano Ercolini della rete Zero Waste italiana. Vedete anche il vice sindaco di Napoli, Tommaso Sodano, che pure è un grosso supporter della strategia di RIFIUTI ZERO. I've spoken in 238 different cities in Italy. Last night, 238 was Sesto San Giovanni. L'ultima delle 238 città, last but not least, I would like to say. Ultima ma non meno importante. A few words about sustainability. We are living on this planet as if we had another one to go to. We would need 4 planets if everybody consumed like an American. Avremmo bisogno di 4 pianeti se ognuno di noi consumasse come un americano. We would need 2 planets if everybody consumed like a European. Secondo lo stile di vita europeo avremmo bisogno di 2 pianeti se tutti i 6 miliardi di persone passano nel mondo. And meanwhile, India and China are copying our consumption patterns. E le economie crescenti come l'India e la Cina stanno copiando progressivamente i nostri modelli di consumo. Something has to change, and the best place to start that change is with waste, because everybody makes waste every day. Dobbiamo assolutamente cambiare questo modo di fare, di sprecare, e il miglior punto d'attacco per il cambiamento è il rifiuto, perché ognuno di noi si deve confrontare col tema dei rifiuti in quanto tutti noi potenzialmente produciamo rifiuti. So we, for 200 or 300 years, have been running a linear society, starting with the extraction of raw materials, transport around the world, manufacture of objects, consumption of objects, and finally waste. And progress means you do that more quickly. Questo è lo schema lineare della società che abbiamo vissuto negli ultimi 200-300 anni. In maniera distorta il progresso è stato inteso come fare tutto questo in maniera più veloce e anche più dissipativa, ovviamente. And if we look at the impacts, we use an enormous amount of energy in extraction, manufacture, transport. We produce a lot of solid waste, air pollution, water pollution, carbon dioxide, and all this is contributing to global warming. Tutto questo contribuisce al riscaldamento globale, questo prelievo di energia e la produzione di rifiuti. So how do the different ways that we handle waste impact this picture? E come il tema dei rifiuti esercita il suo impatto su questa figura generale del rifiuto? Discarica, no change. If you bury stuff in the ground, you've got to go all the way back to the beginning and start this process all over again. Una discarica, voi non riuscite ad implementare il cambiamento perché mettete tutto quanto, lo seppellite in un buco e quindi dovete riprendere tutta la catena di estrazione, produzione e trasformazione. So discarica is not a sustainable solution. Inceneratore, the same thing. You burn the waste, you've got to go all the way back to the beginning and extract these raw materials, transport them around the world.
inceneratori non sustainable and noiosi, noiosi, noiosi. Boring politicians and corrupt politicians build incinerators. And that's why you have so many in this area, in the north of Italy, because you have so many corrupt politicians. Per i pochi che non hanno capito non possono chiedere al vicino, allora dice, il motivo probabilmente per cui ci sono tanti inceneritori in questa parte d'Italia, perché c'è molta, magari anche corruzione nella politica. Now with recycling, you cut out the impacts of extraction and the transport around the world. And if you reuse the whole object, you cut out the impacts of extraction and manufacture. And similarly with compostaggio, you cut out some extraction and some manufacture. And if you reduce consumption, you cut out all these impacts. Now, so the modern incinerator is trying to perfect a bad idea. The wonderful Swiss, German, Scandinavian engineers, noiosi, noiosi. Our task in the 21st century is not to get better and better at destroying materials which we should be sharing with the future. Our task is to stop making packaging and products that have to be destroyed. And so waste is not a technological problem. It's a problem of strategy. We need better organization, better education, and better industrial design. And that brings us to the Zero Waste 2020 strategy. We need three things for zero waste. We need responsabilità della comunità a valle. We need responsabilità industriale a monte. And we need good political leadership to bring these two together. I often have politicians say to me, oh, in Italy, it's a cultural problem. It's a cultural problem. It's not a cultural problem in Italy. It's a political leadership problem in Italy. Molti lo vedono che l'Italia c'è un problema culturale sul riciclaggio, con la gestione ambientale, ma lui dice è un problema di mancanza di leadership politica, laddove queste cose non vengono fatte. I can take you to two towns in Italy 3 kilometers apart. One town is getting 15% agriculture differenziata, the other town is getting 70%. That's not a cultural change. The culture doesn't change in 3 kilometers. It's a political leadership change in 3 kilometers. Due municipalità che confinano una con l'altra, in una fanno il 15% di raccolta differenziata e nell'altra il 70%. The 10 steps to zero waste is common sense. It's common sense in action. E 10 passi verso rifiuti zero quindi sono il buon senso in azione, reso operativo. Step 1, source separation. These 10 things make waste. By mixing everything together, you separate, you get resources. Step 2, porta a porta. Not Bruno Vespa. Porta a porta collection system. Porta a porta is the trampolino to Rifiuti Zero. In San Francisco, it looks like that. In Capanari, it looks like this. The same trucks on different days are picking up different materials. And they are copying this system in Spain, particularly in Basque country. They call it the Italian method of picking up different materials on different days using the same truck. C'è l'esportazione del sistema adesso verso altre aree, il modello italiano di raccolta differenziata che ha dimostrato di essere performante sotto il profilo operativo dei costi, dopo la Catalogna che ha assimilato i nostri principi operativi verso la fine degli anni 90, adesso ultimamente anche i Paesi Baschi lo chiamano il modello italiano di raccolta. But they've done something very creative. Everybody has a hook.
Everybody has a hook with a number on it, and you put your container, here's the frazione organico, putting out on your hook on the prescribed day. Questo è un aspetto molto creativo, un'ulteriore evoluzione del sistema che loro hanno adottato nel Paese Basco. Per ogni famiglia c'è un uncino a cui appendere il proprio mastellino nei differenti giorni con i differenti materiali che vengono raccolti. You see the same number here as the hook. So, vedete lo stesso numero sul secchiellino che sull'uncino, e quindi c'è l'identificazione del nucleo familiare. Step 3 is compostage. This is a composting plant outside San Francisco. The farmers are using the compost to grow fruit and vegetables which go back to San Francisco. We need to involve restaurant owners and farmers in zero waste. Dobbiamo coinvolgere i proprietari dei ristoranti da un lato e dall'altra parte i contadini nella prospettiva rifiuti zero. In San Francisco, the municipal officials educate the kitchen staff to make sure they put the right materials into the compostable, the frazione organico, and it's 25% cheaper for the restaurants to put out clean organics compared to mixed waste. In San Francisco, ad esempio, gli addetti del comune insegnano allo staff della cucina a mettere via in maniera pulita l'organico nei bidoni dedicati, e questo significa per loro un risparmio del 25% facendo la raccolta differenziata dell'organico anziché buttare tutto quanto nel rifiuto indifferenziato. Step 4 is recycling. Here's the recycling facility in San Francisco. Here's the material being separated. Here's the material. Much of this material in northern Italy is being burnt in incinerators, in Brescia, in Milano, in Torino. And the price of this material is going up and up and up, with China and India demanding this material. Building incinerators is economically stupid. Dei materiali di recupero sta continuando a crescere, e quindi non è una cosa molto intelligente. Lui ha usato un'altra espressione. Step 5, reuse, repair and deconstruction. Recycling is high volume, low value. Reuse is low volume, high value. Questa è l'integrazione di riciclaggio e riutilizzo. Per il riciclaggio riguarda grandi volumi di carta, plastica, organico e quant'altro, ma con un valore relativamente basso, mentre con il riutilizzo si lavora su piccoli volumi ma con un grande valore. So if you look at this chart from Los Angeles, the reusable items are only 2% of the mass. But if you look at the value is well over a third of the total. E come vedete in questo caso, nel caso di Los Angeles, solamente il 2% di materiali che vengono riutilizzati dall'ammontare complessivo dei rifiuti danno un fatturato che è circa un terzo del totale del fatturato dalle operazioni di riciclaggio e riutilizzo. So Urban Ore in Berkeley, California is a big reuse operation. Ad esempio questa è una famosissima impianto di riutilizzo, Urban Ore, è bellissimo, a me piace moltissimo questo nome perché significa la miniera urbana. For furniture, appliances and building materials. Per materiale da costruzione, i mobili, gli elettrodomestici e così via. So this is what it looks like, a big warehouse, and inside you see the people that have bought the furniture, appliances, Gente che va lì, compra, vende. You want a toilet? Go to San Francisco. And porta. This has been running for 30 years. It's grossing $3 million a year, and there's 27 full-time jobs working in this. Ormai ha un consolidato di 30 anni di attività, fattura circa $3 milioni all'anno e ha 27 impiegati a tempo pieno, molto ben pagati. Molto meglio di me. For a fraction of the money that you waste on incineration every day in Milano, you could have dozens of these facilities all around the city, creating jobs and creating businesses. Per una frazione del costo dello smaltimento si potrebbe invece fare questa cosa creando lavoro, occupazione e affari. In Burlington, Vermont, you see that in addition to
selling the materials, they train people. They train people on repairing large appliances, like our friend here, large appliances, small appliances, electrical goods, and computers. In quest'altro sito che sta nel Vermont, loro fanno dei corsi alla popolazione per imparare a riparare elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche. And deconstruction, reclaiming the wood and building materials which can be used to make new products. E nelle operazioni di costruzione possono recuperare anche il legno e altri materiali che possono essere utilizzati. We must involve builders and architects in zero waste. Dobbiamo coinvolgere costruttori ed architetti nella prospettiva di rifiuti zero. We must have fun with zero waste. Dobbiamo divertirci con rifiuti zero. In Sweden, they need a lot of fun because it's so cold up there. Nella Svezia hanno particolarmente bisogno di divertirsi perché fa così freddo da quelle parti. And they have built, the municipality has built this reuse park. E questo è il parco del riutilizzo di Göteborg in Svezia. When you go there, there's a band playing in the welcome shed. E nel capannone di accoglienza c'è addirittura una banda musicale che suona. And the clowns entertain the children. And here in the toilet is an art exhibition. We can study culture in Sweden. Right on the toilet. Very good. And a rock concert. To enter this rock concert, you have to provide 30 plastic bottles. Per entrare in questo concerto rock non c'è biglietto, devi portare 30 bottiglie di plastica. And this dog is an amazing dog. It can separate waste into 6 different categories. Questo cane è davvero incredibile perché gli danno vari materiali e lui lo sa separare nelle 6 differenti categorie senza fare mai un errore. Surely if a dog in Sweden can separate into 6 different categories, citizens in Milano can separate into 3 categories. Beautiful second-hand goods and repairing bicycles, jobs. And here is the organizer, Paul Martinson, giving his T-shirt to the King of Sweden. Questo è Paul Martinson, un nostro amico che gestisce quel parco del riutilizzo che dà la maglietta al re di Svezia. These reuse and repair centers, you'll see, have several online. You can watch the videos online of these. Questo qui è il web link per molti video su questi centri di riutilizzo e riciclaggio. So how much can we get with those first 5 steps? Dove possiamo arrivare con questi 5 primi passi di rifiuti zero? San Francisco, population 850,000, very little space, 50% raccolta differenziata in 2000, 63% in 2004, 70% in 2008, 72% in 2009, 75% in 2010, 77% in 2011, and 80% of Tanta in 2012. October the 5th, the mayor of San Francisco announced this. And their goal for 2020 is zero waste. This is an exciting city, not a boring city, not a noisy city. Yeah, the first Italian to mention zero waste was who? Leonardo da Vinci. He says there's no such thing as waste. Prima a menzionare rifiuti zero è stato Leonardo da Vinci e ha detto non esiste una cosa che si possa chiamare rifiuto. Over 200 communities in Italy are getting over 70 with porta a porta. Very quickly, Novara 70% in 18 months, Salerno 72% in 1 year. But now we have to talk about the frazioni residui. So that brings us to step 6. Step 6, before we do that, notice Brescia is getting 75% reduction. The San Francisco has overtaken Brescia with 80%. Brescia is left with 25% toxic ash, but San Francisco is left with 20% residuals, which we can continue to work on. Dice, al di là della comparazione numerica, l'80% di San Francisco che con la strada dell'utilizzo e riciclaggio riesce a ridurre così tanto. A Brescia fanno il 75% di riduzione tramite incenerimento, ma c'è anche il tema che sul
20% di residuo di San Francisco, si può continuare a lavorare in quell'ottica di progressiva minimizzazione del rifiuto residuo. And any politician that can look at that slide and still want to build an incinerator is either stupid or corrupt. E di fronte a queste cose voler costruire un inceneritore non è molto intelligente. So, step 6. Step 6 is waste reduction initiatives. Examples: in Ireland, the government put a 15-cent tax on plastic shopping bags, and within 1 year they reduced the use by 92%. In Italy, some of your supermarkets allow you to refill bottles of shampoo and detergent, but Efficorta in Capanari has 60 taps for shampoo, detergents, latte, Bieri, acqua, miele, olive oil, etc. Al negozio Efficorta di Capanari ha lanciato questa strategia della vendita dello scuso. Ci sono 70 rubinetti da cui si possono avere dei detergenti e liquidi alimentari, qualunque cosa. My favorite, vino. We get the glass here, and then we go here to 1. Very, very good. And then tap 2, very, very good. And then tap 3, it's very good. That's quite a long way to step in taps. My favorite place in the whole of Italy. No plastic. And in schools in Capanari, no plastic. Tap water, not bottled water. Glass, ceramic, stainless steel. Get rid of the plastic. We don't need all this plastic. Get rid of it. In schools, in universities, in cafeteria. Start here in Milano. You shouldn't have a school or a college or a university or any cafeteria in Milan still using plastic. We need to get our children involved in zero waste. Dobbiamo coinvolgere i nostri bambini nella strategia rifiuti zero. We need to get our babies involved in zero waste. Anche i nostri neonati. Eco bimbi. Reusable. Excuse me? Yes. 5 minutes? Yeah, 5 minutes, we'll do it. Step 7, economic incentives. The compostables gratis, recyclables gratis, but the frazioni residua, the more you make, the more you pay. Quindi il concetto di questi sistemi del paghi per quello che produci è gratis i compostabili, gratis i riciclabili, invece si paga di più in proporzione di quanto rifiuto residuo produci. In Villafranca d'Asti, there should be population 3,000, not 30,000. They went from 70 raccolta differenziata 85% using the pay-by-bag system. Con il sistema del paghi per quanto produci sono passati dal 70 all'85% di raccolta differenziata. So there are our first 7 steps. We need step 8, the most important step for zero waste. Il passaggio più importante di rifiuti zero. This is a separation plant for the residual fraction and a research center. In Nova Scotia, these plants have been built davanti discarica. No waste can go directly into the discarica. They must go through the facility. Here I am standing in front of the residual separation facility in Halifax, Nova Scotia. Workers pull out more recyclables and more toxics. Here they are pulling out, in this case, office paper. Gli addetti di questo impianto tirano fuori dal rifiuto residuo ancora materiali riciclabili e poi materiali tossici da non mettere in discarica. And the frazione organica sporca is not touched. That goes all the way to the end of the conveyor belt where it is shredded and goes through a second composting operation or anaerobic digestion to stabilize it biologically above ground so it doesn't do damage underground. La frazione organica sporca che non è stata intercettata dalla raccolta differenziata viene poi sottoposta a un processo di stabilizzazione biologica aerobico o anaerobico tramite digestione aerobica, in modo che poi una volta messa a discarica non è più fermente scibile e non produce più i risultati tipici della discarica. And here's the stabilizing composting operation. And when I went to the landfill, you'll notice something is missing here. The birds. No birds. No birds. So they've done a good job stabilizing it. Cos'è che manca in quella fotografia? Gabbiani, topi e quant'altro, perché è sostanza organica stabilizzata.
So into this we need to put a zero waste research center to study the non-recyclable fraction. And for this we need to draw upon local universities and technical colleges. We need to involve our professori and studenti in zero waste. Bisogna coinvolgere il mondo della ricerca e il mondo della cultura in queste cose per fare la ricerca su quello che rimane ancora nel rifiuto residuo. And this facility is where community responsibility a valle meets industrial responsibility a monte. Sono gli impianti dove si incontrano i due momenti della responsabilità della comunità e della responsabilità industriale. And the message that the community has to send to industry is a simple one. If we can't reuse it, if we can't recycle it, if we can't compost it, then industry shouldn't be making it. We need better industrial design. And if you think about it, Italy has some of the best industrial designers in the world. And so this is a reason to be very positive. Italy can design waste out of the system. L'Italia ha tra l'altro alcuni dei migliori designer industriali nel mondo e quindi questa è senz'altro una risorsa da mettere a disposizione della strategia rifiuti zero. So in 2010, Campari started a zero waste research center, and Enzo and Raphael are involved in this operation. They analyzed the residual fraction. You notice number 2 in the residual is pannolini. They are promoting the use of reusable pannolini in Campari. Quindi dall'analisi della composizione del rifiuto residuo si individuano le azioni da fare per andare a un'ulteriore minimizzazione del rifiuto residuo. Nel caso specifico, siccome i pannolini sono una percentuale importante, allora la promozione dei pannolini riutilizzabili. One of the other things that they're finding in the residual fraction, these little cassettes for coffee capsules, and Rossano has already written to Lavasa saying, look, we are a zero waste community, but you are producing this stuff, we don't know what to do with it. Ad esempio adesso ci siamo accorti che avendo implementato tutte le azioni sulla riduzione e sul riciclaggio, una delle maggiori cose che rimangono nel rifiuto residuo sono le capsule del caffè. Allora abbiamo scritto una lettera al produttore di caffè dicendo dovete prendervi responsabilità per questa cosa, e loro hanno ascoltato. Adesso ci sono i progetti per la minimizzazione di questo tipo di rifiuto. So step 9 is better industrial design. Step 10 is the stabilized landfill that you've already seen. So there are 10 steps. And the thing which I find exciting is that it starts with everybody, these 10 things, but by the time we get down to step 8 and step 9, we are drawing on some of the brightest minds in our society, in our universities, and in our industries. We need creativity, not noiosi, creativity. La cosa più eccitante è che si parte dalle 10 dita, le 10 macchine che noi abbiamo a disposizione, ma quando si arriva al passaggio 8 e 9, allora si arriva alla creatività industriale del mondo della ricerca e quant'altro, ed è una cosa molto eccitante. And just as Porta is the trampolino to Rifiuti Zero is the trampolino to sustainability. And that's why we need our professori and studenti to link to other aspects of sustainability, sustainable agriculture, architecture, etc. Il motivo per cui noi abbiamo bisogno del mondo della ricerca dell'accademia, dell'università, per legare il discorso rifiuti zero e metterlo al centro di varie altre strategie tematiche della sostenibilità, come la sostenibilità dell'agricoltura, la sostenibilità della produzione alimentare e così via. We need to say no to this throwaway society and yes to a sustainable society. This plan is better for the economy. Questo piano è meglio per l'economia, more jobs. Perché crea più posti di lavoro. It's better for our health, È meglio per la nostra salute, less toxics. perché produce meno sostanze tossiche. It's better for our universities, È meglio per il mondo delle nostre università, more meaning. perché dà più significato alle cose che facciamo. It's better for our planet, È meglio per il pianeta, it's more sustainable. è più sostenibile, And it's better for our children, è meglio per i nostri bambini, more hope. perché dà più speranza. Grazie.